Il paradosso della procrastinazione è questo: rimandiamo per stare meglio e quasi sempre finiamo per stare peggio. Sappiamo che quella telefonata dovrà essere fatta, che quella decisione non potrà essere evitata per sempre, che il lavoro lasciato a metà diventerà più urgente, che continuare a rimandare aumenterà la pressione. Eppure non iniziamo. Oppure iniziamo qualcosa di meno importante. Controlliamo il telefono, mettiamo in ordine la casa, cerchiamo altre informazioni, prepariamo programmi dettagliatissimi, aspettiamo di sentirci più concentrati, più sicuri, più motivati. Ci diciamo: lo farò più tardi, domani avrò la mente più libera. Prima devo capire meglio da dove cominciare. Ma spesso il problema non è che non sappiamo cosa fare, il problema è ciò che sentiamo quando pensiamo di farlo. Ma che cos'è davvero la procrastinazione? Procrastinare non significa semplicemente rinviare qualcosa. Esistono rinvii sensati. Possiamo decidere di rimandare un'attività perché ci mancano informazioni, perché esiste una priorità più urgente o perché siamo realmente stanchi e abbiamo bisogno di recuperare. La procrastinazione comincia quando rimandiamo volontariamente un'azione importante, pur prevedendo che quel rinvio potrebbe danneggiarci. Non è quindi il semplice passare del tempo, è la distanza che si crea tra ciò che intendiamo fare e ciò che riusciamo effettivamente a fare. Ed è un fenomeno molto più diffuso di quanto possa sembrare. Le stime cambiano in base ai criteri utilizzati, ma alcune ricerche indicano che la procrastinazione cronica può riguardare circa un adulto su 5, mentre in alcuni contesti scolastici e universitari le percentuali risultano ancora più elevate. Questo non significa che ogni rinvio sia patologico. La procrastinazione non è di per sé una diagnosi. Può essere un comportamento occasionale, un'abitudine consolidata oppure una manifestazione collegata ad ansia, depressione, stress, perfezionismo, difficoltà attentive, disturbi del sonno o ADHD. Per comprenderla, però, dobbiamo abbandonare una delle spiegazioni più comuni. La procrastinazione non è semplicemente pigrizia. Molte volte non rimandiamo il compito, rimandiamo l'esperienza emotiva associata al compito. Un'attività può evocare noia, frustrazione, confusione, paura di fallire, paura di essere giudicati, incertezza, senso di inadeguatezza. Oppure la sensazione che ciò che dobbiamo fare sia troppo grande rispetto alle risorse che sentiamo di possedere in quel momento. Quando immaginiamo il compito, il cervello non valuta soltanto ciò che dovremo fare, anticipa anche ciò che potremmo provare mentre lo facciamo. Se quell'esperienza viene percepita come spiacevole, l'impulso a evitarla diventa più forte. La ricerca contemporanea considera infatti la procrastinazione non soltanto un problema di gestione del tempo, ma anche una strategia disfunzionale di regolazione emotiva. Rimandare allontana temporaneamente l'emozione sgradevole e proprio per questo può diventare una risposta abituale. Immagina di dover scrivere qualcosa di importante. Appena pensi di iniziare, compare una tensione. Forse temi di non riuscire a esprimerti bene. Forse non sai come organizzare il lavoro. Forse hai già immaginato il giudizio degli altri. Poi prendi il telefono. Per alcuni minuti la tensione diminuisce. Il cervello registra quella diminuzione. Non impara necessariamente: il telefono mi fa bene. Può imparare qualcosa di molto più sottile. Quando questo compito mi fa sentire a disagio, allontanarmi, mi procura sollievo. La procrastinazione viene quindi rinforzata proprio dal sollievo che produce, non perché risolva il problema, ma perché interrompe momentaneamente il contatto con il disagio.
L'ansia può avere un ruolo centrale in questo processo. Un'attività non ancora iniziata contiene molte possibilità. Potremmo riuscire, potremmo fallire, potremmo scoprire di non essere preparati, potremmo ricevere un rifiuto, potremmo essere costretti a prendere una decisione che cambierà qualcosa. Per una mente ansiosa, l'incertezza può essere percepita come una minaccia. Finché non agiamo, il risultato rimane sospeso. E in modo paradossale, rimandare può sembrare un modo per non incontrare ancora quel risultato. Se non invio il progetto, non potrò sapere se verrà rifiutato. Se non sostengo l'esame, non scoprirò se sono abbastanza preparato. Se non faccio quella telefonata, non dovrò ancora affrontare la risposta. Se non prendo una decisione, nessuna possibilità verrà definitivamente perduta. La procrastinazione può così diventare un tentativo di mantenere aperto il futuro. Ma il prezzo è che il futuro rimane continuamente presente nella mente, il compito non scompare, continua a occupare spazio, ritorna mentre stiamo facendo altro, produce pensieri ripetitivi, tensione, senso di colpa e la sensazione di non avere il controllo. Il sollievo iniziale lascia quindi il posto a una nuova ansia. Il tempo diminuisce, le conseguenze si avvicinano, il compito diventa ancora più minaccioso e aumenta nuovamente il desiderio di evitarlo. Si forma così un circuito, compito percepito come difficile o minaccioso, ansia anticipatoria, evitamento, sollievo immediato, aumento della pressione, autocritica, maggiore ansia, nuovo evitamento. Le ricerche mostrano un'associazione moderata tra procrastinazione, ansia, depressione e stress. Alcuni studi longitudinali suggeriscono inoltre che la procrastinazione possa precedere nel tempo un aumento dei sintomi ansiosi e depressivi, anche se le relazioni possono essere reciproche e non permettono di attribuire ogni disturbo psicologico alla procrastinazione. Il perfezionismo che impedisce di cominciare. Non tutte le persone che procrastinano sembrano disinteressate. Alcune desiderano profondamente fare bene, talmente bene da non riuscire a cominciare. Quando lo standard interiore è irrealistico, ogni primo tentativo appare insufficiente. La persona non si concede di scrivere una prima versione imperfetta. Non si concede di imparare mentre procede, sente di dover conoscere già la strada prima ancora di percorrerla. Il perfezionismo trasforma quindi l'azione in una prova del proprio valore. Non sto più semplicemente svolgendo un compito, sto cercando di dimostrare di essere intelligente, competente, degno di approvazione, all'altezza delle aspettative. A quel punto ogni errore può essere vissuto come una minaccia all'immagine di sé. Rimandare permette di non affrontare subito quella minaccia e può offrire anche una protezione psicologica. Se svolgo tutto all'ultimo momento e il risultato non è buono, potrò pensare che sia mancato il tempo. Non dovrò necessariamente concludere che mi siano mancate le capacità. La procrastinazione diventa così un modo inconsapevole per proteggere l'autostima, ma più la persona rimanda, più cresce la vergogna. E più cresce la vergogna, più diventa difficile avvicinarsi al compito. L'ansia è importante, ma non spiega ogni forma di procrastinazione. Possiamo rimandare perché un'attività è noiosa, perché la ricompensa è troppo lontana, perché il compito è poco definito, perché contiene troppe decisioni, perché siamo stanchi o sovraccarichi, perché non riusciamo a percepirne il significato, perché un'attività immediatamente gratificante è disponibile proprio accanto a noi. Il cervello attribuisce naturalmente un peso maggiore a ciò che è presente e immediato. Il sollievo ottenuto evitando il compito è disponibile adesso,
La soddisfazione di averlo completato arriverà dopo. Il telefono offre una ricompensa in pochi secondi. Studiare, lavorare, fare esercizio fisico o affrontare una conversazione difficile richiedono invece uno sforzo immediato per un beneficio futuro. Gli studi sulle decisioni temporali mostrano che chi presenta una maggiore tendenza a procrastinare può preferire più facilmente ricompense immediate rispetto a ricompense future. Ma questo non significa che esista un unico cervello procrastinatore. Entrano in gioco valutazione dello sforzo, avversione al compito, motivazione, controllo attentivo, emozioni e capacità di rappresentare le conseguenze future. Potremmo dire che il presente parla ad alta voce, il futuro invece sussurra. E quando siamo stressati, stanchi o emotivamente sovraccarichi, quel sussurro diventa ancora più difficile da ascoltare. Quando diciamo ci penserò domani, immaginiamo spesso una versione futura di noi stessi più disponibile. Domani avrà più energia, sarà più concentrata, non proverà la stessa paura, non avrà altri imprevisti, ma la persona che incontrerà quel compito domani saremo ancora noi, con la stessa vulnerabilità e con meno tempo. Alcune ricerche parlano di continuità con il sé futuro, quanto percepiamo la persona che saremo tra una settimana, un mese o un anno come parte di noi stessi. Quando il nostro io futuro appare lontano e astratto, possiamo affidargli facilmente il peso che non vogliamo sostenere oggi. Il presente riceve il sollievo, il futuro riceve il conto. Studi recenti hanno collegato una maggiore continuità con il sé futuro a una minore procrastinazione e stanno esplorando i processi neurocognitivi che sostengono questa relazione. Si tratta di un'area interessante ma ancora in evoluzione. La procrastinazione può manifestarsi anche come difficoltà a mantenere l'attenzione. La persona apre un documento, poi controlla un messaggio, legge una pagina, ma poco dopo si accorge di non ricordarla. Passa continuamente da un'attività all'altra. Questo non significa automaticamente che abbia un disturbo dell'attenzione. L'ansia stessa può frammentare la concentrazione. Una parte delle risorse cognitive rimane occupata dalla preoccupazione, dal monitoraggio del pericolo e dai pensieri sulle possibili conseguenze. Anche la stanchezza, la mancanza di sonno, lo stress, l'umore depresso e l'abitudine alla stimolazione digitale continua possono rendere più difficile sostenere l'attenzione. In altri casi, però, la procrastinazione può essere associata a difficoltà più persistenti nelle funzioni esecutive. Iniziare un'attività, organizzare i passaggi, stimare il tempo, mantenere un obiettivo attivo e resistere alle distrazioni. Questi aspetti possono essere presenti nell'ADHD, ma non sono sufficienti da soli per formulare una diagnosi. Per questo dedicheremo all'ADHD uno spazio separato. Confondere ogni distrazione con l'ADHD rischierebbe di banalizzare una condizione clinica reale, ma attribuire ogni difficoltà alla pigrizia rischierebbe di ignorare persone che stanno realmente lottando con il funzionamento attentivo ed esecutivo. La procrastinazione non riguarda soltanto lo studio o il lavoro. Possiamo rimandare una visita medica, l'inizio di un percorso terapeutico, il pagamento di una bolletta, una conversazione importante, una richiesta di aiuto, una decisione affettiva, l'attività fisica, il momento di andare a dormire. Possiamo perfino procrastinare il riposo. Restiamo svegli anche quando siamo stanchi perché la notte ci sembra l'unico spazio veramente nostro. Continuiamo a guardare video, leggere o scorrere contenuti, pur sapendo che il giorno successivo saremo esausti.
In altri casi rimandiamo attraverso attività socialmente accettabili, rispondiamo a messaggi non urgenti, sistemiamo file, rivediamo per la 10ª volta un dettaglio, continuiamo a prepararci senza mai esporci all'azione reale. Non tutta la produttività è movimento verso ciò che conta. A volte è un modo molto sofisticato per evitarlo. Dopo aver procrastinato, molte persone cercano di correggersi attraverso l'aggressività interiore. Sei pigro? Non concludi mai niente. Non hai disciplina. Anche questa volta hai fallito. Può sembrare che l'autocritica serva a scuoterci, ma spesso produce l'effetto opposto. Aumenta lo stress, trasforma il compito in una nuova occasione di giudizio, rende ancora più doloroso tornarvi. La persona non deve più affrontare soltanto l'attività, deve affrontare anche tutto ciò che ha cominciato a pensare di sé. La vergogna aumenta il bisogno di allontanarsi e l'allontanamento produce altra vergogna. La gentilezza verso se stessi non significa quindi giustificare indefinitamente il rinvio. Significa interrompere il livello aggiuntivo di sofferenza che rende più difficile agire. Alcuni studi hanno collegato la self-compassion a una minore procrastinazione, anche attraverso una migliore regolazione emotiva. Tuttavia, molte di queste ricerche sono correlazionali e riguardano forme specifiche, come la procrastinazione del sonno. Non dimostrano che la self-compassion da sola costituisca una cura universale, dove interviene la mindfulness. La mindfulness non ci promette di non provare più ansia, noia o resistenza. Ci insegna a non lasciare che ogni emozione diventi automaticamente un comando. Quando compare la tensione associata a un compito, normalmente possiamo reagire senza rendercene conto. Sentiamo disagio, cerchiamo una distrazione, ci allontaniamo. La mindfulness introduce uno spazio tra questi passaggi, ci permette di riconoscere c'è ansia, c'è confusione, c'è la paura di non farcela, c'è un impulso a prendere il telefono. Questa osservazione è già profondamente diversa dal pensare: non sono capace, non sono pronto, devo aspettare che questa sensazione scompaia. La mindfulness non nega ciò che proviamo, ma ci aiuta a vedere che un'emozione è un'esperienza presente, non necessariamente una previsione accurata di ciò che accadrà. La tensione non dimostra che falliremo, la paura non dimostra che non siamo pronti, la noia non dimostra che non possiamo restare, la presenza dell'impulso a evitare non ci obbliga a obbedirgli. Primo passaggio: riconoscere l'emozione. Prima di chiederci come posso costringermi a iniziare, possiamo domandarci che cosa sto cercando di non sentire. Forse non emergerà una risposta immediata. Potrebbe esserci soltanto una sensazione corporea, una contrazione, un peso, un'irrequietezza, un senso di vuoto. Possiamo fermarci per qualche respiro e localizzare quella sensazione nel corpo, non per eliminarla, per imparare a restare con essa senza trasformarla immediatamente in evitamento. La procrastinazione si alimenta spesso nell'intervallo invisibile tra il disagio e la distrazione. La mindfulness rende visibile quell'intervallo. Secondo passaggio: separare il pensiero dalla realtà. Una mente ansiosa può produrre pensieri come «è troppo difficile, non riuscirò mai a finirlo, dovrei essere già più avanti, se non viene perfetto sarà un disastro». La mindfulness ci permette di riconoscere: sto avendo il pensiero che sia troppo difficile, sto immaginando un fallimento, sto giudicando il punto da cui parto. La situazione esterna non è necessariamente cambiata, è cambiata la relazione con ciò che la mente sta producendo. Il pensiero non viene soppresso,
ma non occupa più l'intero campo della coscienza. Terzo passaggio: ridurre l'orizzonte. La mente procrastinatrice guarda spesso l'intero compito in una sola volta. Non vede una pagina, vede tutto il libro, non vede una telefonata, vede tutte le possibili conseguenze, non vede il primo passo, vede la distanza dal risultato finale. La mindfulness riporta l'attenzione all'unica azione che può realmente essere compiuta, quella presente. Non devo terminare tutto, ma qual è il gesto più piccolo che posso compiere adesso? Aprire il documento, scrivere il titolo, leggere il primo paragrafo, preparare il numero da chiamare, indossare le scarpe, restare 5 minuti. Il primo obiettivo non è completare, è entrare in contatto con l'azione senza fuggire immediatamente. Quarto passaggio: restare nel disagio, senza violentarsi. Agire non significa ignorare i propri limiti. Possiamo essere realmente stanchi, possiamo avere bisogno di aiuto. Il compito può essere organizzato male o essere troppo grande. La mindfulness non deve diventare un nuovo strumento di autoimposizione. Serve anche a distinguere: sto evitando un'emozione? Oppure il mio organismo ha davvero bisogno di fermarsi? Questa distinzione richiede onestà. A volte il gesto più consapevole è iniziare. Altre volte è riposare deliberatamente, stabilendo quando e come riprenderemo. Il riposo scelto è diverso dalla fuga automatica. Nel riposo consapevole sappiamo che cosa stiamo facendo. Nella procrastinazione cerchiamo spesso di non saperlo. Ecco per te una pratica per il momento in cui stai rimandando. Quando ti accorgi che stai evitando un'attività, puoi fermarti. Appoggia i piedi a terra, porta l'attenzione al corpo, riconosci ciò che è presente. C'è tensione, c'è noia, c'è paura, c'è il desiderio di allontanarmi. Poi chiediti: che cosa temo possa accadere se comincio? Non cercare subito di convincerti del contrario, ascolta la risposta, quindi domanda: qual è la più piccola azione concreta che posso compiere nei prossimi 5 minuti? Non l'intero progetto, non il risultato perfetto, soltanto il primo gesto osservabile. Durante quei 5 minuti nota ogni volta che la mente cerca una via di fuga. Non giudicarla, riporta l'attenzione all'azione. Come si riporta l'attenzione al respiro durante la meditazione? Ogni ritorno è parte dell'allenamento. Alla fine dei 5 minuti potrai decidere consapevolmente se continuare, modificare il compito, chiedere aiuto o programmare una nuova sessione precisa. L'obiettivo non è diventare una macchina produttiva, è recuperare libertà nel punto in cui prima esisteva soltanto automatismo. La mindfulness può guarire la procrastinazione. Qui è importante essere precisi. La ricerca offre prove abbastanza consistenti sul fatto che i programmi basati sulla mindfulness possano ridurre in alcune popolazioni ansia, stress e disagio psicologico rispetto al non ricevere alcun intervento. Quando vengono confrontati con altri interventi attivi ben strutturati, però, i vantaggi non sono sempre superiori e i risultati variano notevolmente tra studi e popolazioni. Le prove specifiche sulla procrastinazione sono più limitate. Alcuni studi osservazionali indicano che livelli più elevati di mindfulness sono associati a una minore procrastinazione e suggeriscono possibili mediazioni attraverso emozioni positive e capacità di autoregolazione. Ma un'associazione non dimostra ancora che la mindfulness sia la causa diretta del cambiamento. Possiamo quindi dire che la mindfulness può intervenire su diversi processi che mantengono la procrastinazione, riduce la reazione automatica al disagio, allena il ritorno dell'attenzione,
aumenta la consapevolezza degli impulsi, favorisce una maggiore tolleranza delle emozioni spiacevoli, riduce l'identificazione con i pensieri, può diminuire stress e ansia, può sostenere un atteggiamento meno giudicante verso gli errori. Non possiamo invece affermare che garantisca da sola la guarigione da ogni forma di procrastinazione. Quando il comportamento è grave, persistente o collegato ad ansia clinica, depressione, ADHD o ad altre difficoltà, può essere necessario un percorso professionale specifico. Una meta-analisi sugli interventi psicologici ha rilevato complessivamente benefici piccoli ma significativi sulla procrastinazione. Nei pochi studi dedicati alla terapia cognitivo-comportamentale, gli effetti erano moderati, anche se il numero di studi era ancora limitato. La mindfulness può quindi essere una componente importante del percorso. Non sostituisce ogni altra forma di intervento, ma può insegnare qualcosa di fondamentale. Non dobbiamo aspettare che ogni disagio scompaia prima di poter agire. La mindfulness ci permette una nuova relazione con l'azione. Forse non smetteremo per sempre di provare resistenza. Forse alcuni compiti continueranno a intimidirci. La trasformazione non consiste necessariamente nel diventare sempre motivati. Consiste nel riconoscere il momento in cui la mente cerca sollievo attraverso la fuga e nel poter scegliere diversamente, non attraverso la violenza, non attraverso la vergogna, ma attraverso una presenza abbastanza stabile da dirci: posso sentire questa tensione e compiere comunque un piccolo passo. Perché il contrario della procrastinazione non è la produttività incessante, è la capacità di restare presenti davanti a ciò che conta, anche quando non ci sentiamo ancora completamente pronti. Questo è The Mindful Lab, uno spazio dove mindfulness, neuroscienze, spiritualità ed esperienza umana si incontrano per promuovere la conoscenza di se stessi, il benessere e la crescita personale. Se questo video ti è stato utile, metti un like, condividilo con le persone a te vicine, iscriviti e non dimenticare di attivare la campanellina per ricevere una notifica ogni volta che pubblicheremo nuovi contenuti. Continua il tuo viaggio con noi.